ogni tanto succede qualcosa di così inaspettato da far letteralmente scuotere le fondamenta di ogni cosa. Ed è proprio quello che sta accadendo adesso sotto i nostri occhi. Infatti l'investimento ritenuto più sicuro in assoluto, sta iniziando a scricchiolare. Wall Street ha appena perso migliaia di miliardi di dollari e quel che è peggio è che la maggior parte di persone non ne ha la più pallida idea. Quindi che cosa è successo veramente? Perché il più grande pilastro della finanza mondiale si sta letteralmente sgretolando adesso sotto i nostri occhi e soprattutto che cosa puoi fare per proteggerti da questa erosione. Quindi spegni le notifiche, mettiti comodo e partiamo subito, entriamo nel cuore di questa analisi. Sì, l'investimento considerato più sicuro al mondo si sta lentamente sgretolando. Ma qual è questo investimento più sicuro al mondo? Sono sicuro che lo sai. Sto parlando dei famosi treasury bonds, cioè le obbligazioni americane. Per decenni i treasury bonds sono stati i più sicuri, i più solidi investimenti del mondo. Infatti non solo persone comuni, ma anche banche e anche stati acquistavano i treasury bonds, si esponevano i treasury bonds perché davano interessi e ci permettevano di parcheggiare la nostra liquidità sulla valuta più importante del globo, cioè il dollaro, e ottenendoci appunto interessi sopra. Si parlava di rendimento senza rischio. Infatti in tutte le teorie dei portafogli c'è sempre stata un'allocazione proprio nei treasury bonds. Pensa solo all'allocazione 60-40 famosissima del portafoglio, dove metti un 60% in azioni per sfruttare la volatilità e avere la crescita, dall'altra parte un 40% invece è parcheggiato su titoli di Stato, su bond, per mitigare l'effetto in caso di downtrend, quindi in caso di cali dei mercati del reparto azionario, e contemporaneamente ottenere degli interessi. Questa è la base dell'investimento, quello che viene raccontato e ripetuto ogni giorno. Ma c'è un ma. Infatti se sei stato attento a quello che sta succedendo negli ultimi anni, probabilmente ti sei accorto che forse qualcosa non torna. Infatti l'apparenza va ben lontana da quella che è stata costruita negli anni dai media. Facciamola semplice. Se negli ultimi 5 anni avessi investito per esempio nel fondo ETF TLT, cioè il fondo ETF iShare, che replica i treasury a lungo termine, quindi dai 20 anni in su, quindi un indice basato sui treasury, avresti perso il 47% del tuo capitale. Guarda questo grafico qui che rappresenta proprio il TLT. Come puoi vedere, dal massimo di 5 anni fa ad oggi il calo è stato del 50%. Quindi banalmente se avessi investito 10.000 euro, oggi dopo 5 anni avresti il tuo capitale dimezzato, quindi avresti 5.000 euro sul conto. Ah già, scusa, quasi dimenticavo, gli interessi. Sì, questa è la principale obiezione che mi viene fatta. Io vado ad acquistare un treasury, mi espongo alle obbligazioni americane, che sia con ETF diretto e così via, ma comunque lo faccio perché mi genera degli interessi, mi genera un rendimento, degli enormi interessi, sottolineerei. Ok, sarcasmo a parte, guarda questo grafico qui. Come puoi vedere, negli ultimi 5 anni il nostro drawdown passa da quello che era un 50% a un 39%. Quindi in 5 anni con gli interessi reinvestiti abbiamo semplicemente ridotto quello che è il nostro calo dal 50 al 40%, quindi un 10%. Sì, va meglio, ma comunque meno 40% in 5 anni per quello che è considerato l'investimento più sicuro al mondo, non è proprio il massimo. Quindi abbiamo visto che le obbligazioni a lungo termine in questo momento, in questi ultimi anni, non sono una scelta saggia. Tant'è che Warren Buffett stesso sta parcheggiando tantissima liquidità, ma non la sta di certo mettendo nei treasury a lungo termine, anzi sta andando su quelli a breve termine. Infatti quelli a breve termine sono molto meglio, di gran lunga meglio rispetto a questi a lungo termine, ma comunque ancora in perdita. Infatti guarda l'ETF AGG, quindi che va a replicare dei bond a breve termine, come puoi vedere negli ultimi 5 anni avresti perso un 16% contro il 50% invece di quelli a lungo termine. Considerando i dividendi invece saresti sotto di un 4,5%. Sicuramente molto di gran lunga molto meglio di un meno 40% di quelli a lungo termine, però comunque un meno 5% non fa piacere. Come puoi vedere in questo grafico, se aggiungiamo i dividendi siamo più o meno un meno 5%. Ora però dobbiamo calcolare un'altra cosa, cioè l'inflazione. Aggiungendo infatti
infatti l'inflazione alla nostra equazione, i risultati diventano ulteriormente peggiori. In questo video utilizzerò il CPI, quello classico, quella che io chiamo la versione edulcorata dell'inflazione, perché in realtà l'inflazione è estremamente più alta rispetto a questa. Ti basti solo pensare che dal 2000 a oggi, quindi negli ultimi 25 anni, la massa monetaria è aumentata del 462%, il che si traduce in un'inflazione reale del 10%, intorno al 10% annuale, mentre i CPI sono estremamente più bassi. Noi utilizziamo comunque la versione edulcorata, come ho detto, i CPI, e vediamo che cosa succede. Quindi aggiungiamoli, come puoi vedere qui, al grafico TLT, e con i rendimenti reinvestiti arriviamo a un meno 53%. Quindi tolti i rendimenti probabilmente saremo a un meno 60% aggiustato all'inflazione. Invece se andiamo sull'AGG, come puoi vedere qui, con i rendimenti reinvestiti siamo a un meno 24%. Tolta l'inflazione invece saremo a un 30 e passa per cento. Quindi nel momento in cui andiamo ad aggiungere l'inflazione, il discorso diventa ancora peggiore. A questo punto la domanda è lecita. Dov'è tutta questa sicurezza? Dov'è tutta questa stabilità di questo investimento sicuro? Arriviamo quindi ora a parlare di un argomento importante, cioè quello della volatilità. Perché quando si va a investire, si posiziona del capitale sui treasury, sui bond, sui titoli di Stato, lo si fa per calmierare quella che è la famosa volatilità. Però attenzione, non pensiamo che i titoli di Stato siano investimenti, come visto qua, sicuri, perché io metto 10.000 e 10.000 riprendo. No, bisogna fare il calcolo con l'inflazione, bisogna fare il calcolo dei rendimenti, di come evolve l'economia. Ci sono tantissime cose da mettere in considerazione, non è l'investimento sicuro. Magari in passato ha funzionato bene come protezione del capitale, ma oggi il discorso cambia. Oggi viviamo in un'era estremamente diversa rispetto a quella di 15, 20, 30 anni fa. Oggi si gioca un'altra partita. Però quando sentiamo parlare di bond, di obbligazioni e così via, sentiamo sempre il concetto della volatilità e viene sempre da lor signori presentata come un qualcosa di negativo. La realtà dei fatti è che la volatilità è fondamentale. Senza volatilità non guadagni. La volatilità è necessaria per fare ottimi profitti. La volatilità è ciò che gli investitori cercano, perché nessuno investirebbe in un qualcosa che rimane sempre fisso allo stesso prezzo nel tempo, no? Sarebbe illogico farlo. Io voglio acquistare qualcosa che domani credo varrà di più di oggi. Ecco quindi che la volatilità è necessaria. Peccato che venga presentata, magari per rifilarci il classico treasury bonds della situazione, ci viene rifilata come un qualcosa di pericoloso. La volatilità è pericoloso e attento, non fraintendere, la volatilità è pericolosa se non la si comprende, se non si comprende come funziona e non ci si rapporta con essa in modo adeguato e strategico. Infatti si parla di volatilità sempre solo con accezione negativa, quindi si pensa alla volatilità quando i prezzi crollano. Ecco, quell'asset fa schifo perché subisce dei crolli veramente importanti, mentre i treasury rimangono stabili, quindi è una volatilità ridotta. Parliamone. Quante volte ti hai sentito dire Bitcoin è troppo volatile, è troppo rischioso? Bene, allora adesso io vorrei fare un esercizio con te, un esercizio pratico, dati alla mano, e andare a paragonare Bitcoin con i treasury. Perché ho scelto proprio Bitcoin? Primo perché è un asset che secondo me è incredibile. Però questo video non voglio fare il paladino della giustizia, il paladino di Bitcoin, il difensore di Bitcoin. No, ho scelto Bitcoin perché oggi è considerato dalla maggior parte di persone, dalla maggior parte di Wall Street, come qualcosa di estremamente rischioso, volatile, pericoloso. Dall'altra parte voglio paragonare Bitcoin ai treasury americani, cioè per antonomasia l'investimento più sicuro. Quindi il più rischioso contro il più sicuro. Facciamo questo esercizio insieme e vediamo i dati che cosa ci dicono, non le chiacchiere. Innanzitutto, primo concetto importante, quando parliamo di volatilità dobbiamo considerare sì la volatilità a ribasso, ma anche quella a rialzo, perché la volatilità è il movimento, è la fluttuazione. Quando una cosa fluttua in un senso, ma fluttua anche nell'altro. Quindi sì, dobbiamo considerare i cali di Bitcoin, ma sì, dobbiamo anche considerare gli up di Bitcoin, la crescita di Bitcoin. Bisogna calcolare entrambi. Infatti gli investitori, quelli con la I maiuscola, non guardano alla volatilità nel senso di oddio questo asset può crollare dell'80%, no, ma guardano il rapporto rischio-rendimento, cioè quanto è il rischio commisurato al rendimento. Se io rischio 1 per ottenere 1, per ottenere 0,5 o per ottenere 10. Ecco, cosa più saggia da fare è rischiare 1 per ottenere 10, non per ottenere
0,5 o 1 e così via. Quindi questa è una cosa importantissima e quando si parla di volatilità bisogna fare questo piccolo passo avanti e calcolare il rischio rendimento. Introduciamo quindi quello che è lo Sharpe Ratio, l'indice di Sharpe. Che cosa misura? Beh, misura proprio la distanza tra i minimi e i massimi, quindi va a misurare in soldoni proprio quel rapporto di rischio-rendimento che interessa a noi. Per fartela breve, un indice di Sharpe sotto lo 0,5 indica che quell'asset è uno scarso investimento. Invece uno Sharpe sopra l'1 allora è un ottimo investimento. Quindi andiamoli a confrontare. Eccolo qua, guarda bene questa foto. Abbiamo il TLT che ha uno Sharpe Ratio del meno 0,22. Abbiamo l'AGG, quindi a breve termine, che ha uno 0,82, quindi una situazione intermedia, e poi abbiamo Bitcoin che invece ha un 1,69. Quindi da questa foto tu puoi capire subito che i titoli a lungo termine hanno, ahimè, un indice di Sharpe molto molto basso, quindi sono un pessimo investimento. Quelli medi a breve termine invece si difendono. Bitcoin assolutamente in questo caso sovraperforma. Ma perché? Perché sì, Bitcoin ha perso anche il 76% in alcuni momenti, anche l'80% in alcuni momenti. Vero, però guarda questo grafico. Negli ultimi 5 anni è salito del 1078%. Se guardiamo al prezzo attuale, quindi escluso il massimo sopra i 120k, ci troviamo attualmente a un 1060%. Quindi nello stesso lasso di tempo in cui il TLT, negli ultimi 5 anni, è sceso del 40-50%, se calcoliamo i dividendi siamo intorno a un 40% tralasciando l'inflazione, Bitcoin è salito di un 1060%. Quindi non è solo quanto in giù scende, ma anche quanto in su sale. Di nuovo, rischio, rendimento. Facciamo una bella comparativa e vediamo tutto insieme. Guarda questa foto, ecco, direi che non c'è neanche bisogno che io la commenti. Qui è una comparativa del TLT, dell'AGG e di Bitcoin. Quindi in soldoni, se io 5 anni fa avessi investito 10.000 euro su TLT, su AGG e su Bitcoin, oggi che cosa avrei in portafoglio? Beh, nel caso di TLT, quindi di nuovo titoli a lungo termine, dai 20 anni in su, 10.000 euro investiti 5 anni fa, oggi sarebbero 6.180 euro. Quindi oggi mi ritroverei 6.180 euro. Se avessi investito invece in AGG, 10.000 euro 5 anni fa, oggi avrei 9.623 euro. Non è una grandissima perdita, sono sotto di 400 euro, ma ci sta. Ancora è contenuta rispetto al TLT di prima. E se invece avessi investito in Bitcoin, beh, 10.000 euro investiti 5 anni fa in Bitcoin, oggi sarebbero 117.000 euro. Quindi non sempre l'alta volatilità si traduce in pericolo e rischio. Ma andiamo anche solo all'ultimo anno, quindi andiamo a stringere dal 2024 ad oggi per capire come sarebbero cambiate le cose. Bene, anche nell'ultimo anno, come puoi vedere nella foto qui, Bitcoin ha decisamente sovraperformato i bond. E questo è naturale, ci sta, perché comunque i bond non sono titoli azionari, quindi hanno una volatilità magari più ridotta, però cadono, crollano e crollano anche pesante. Il problema è che quando si riprendono non si riprendono tanto velocemente quanto lo fa per esempio Bitcoin, quindi rischio-rendimento non sono un buon investimento. È inutile che ci giriamo attorno. Può essere utile tutto quello che vogliamo a breve termine per tenere un po' di soldi parcheggiati in attesa di posizionarsi sul mercato, sì, però come opzione a lungo termine, beh, scricchiolano. Andiamo quindi ora a contestualizzare. Abbiamo visto che cosa è stato, cerchiamo ora di capire che cosa potrebbe essere, perché come si dice il mercato guarda sempre avanti. Quindi ecco le 3 cose che possiamo ipotizzare con quasi assoluta certezza. 1. Il deficit USA continuerà a crescere. Questo non lo dico io, lo dice il CBO, quindi il Congressional Budget Officer degli Stati Uniti. Quindi per forza di cose il deficit continuerà a crescere. A che velocità? Questo è da vedere, però continuerà a crescere. Almeno, come dice lui, per i prossimi 5 anni. Stampare moneta sarà inevitabile. Anche qui, inutile che lo dica, per coprire i buchi che cosa si fa? Da sempre, da che mondo è mondo, si stampa. E più si stampa, più bisogna stampare per ricoprire i buchi fatti dalla stampa precedente. E 3, la conseguenza dello stampaggio qual è? Beh, che si abbassa il valore della moneta. Quindi chi possiede bond sarà suscettibile ovviamente all'inflazione, esattamente come
detenere moneta. Quindi sì, ti ripagano, ma ti ripagano in dollari svalutati. E questo il gioco. È questo che voglio sottolineare e sottolineo sempre. Non è una questione di rendimento. E quando mi chiedono perché non investi in obbligazioni, perché preferisci prendere i tuoi fondi e metterli, detenerli in euro, in dollaro, in quello che è, su conti rendimento svincolati piuttosto che esporti a titoli di Stato, obbligazioni di Stato, perché fai questo? Beh, proprio per questo motivo, perché il sistema è progettato per svalutare il denaro. Cioè io oggi emetto delle obbligazioni, quindi ti chiedo un prestito di fatto, tu mi presti i soldi, io domani non ti ripago con i soldi che tu mi hai prestato, perché il mio sistema è intelligente, è un sistema progettato per svalutarsi, abbiamo detto. Quindi tu oggi mi dai 1.000, ma io domani ti ridò 1.000 a livello nozionale, nominale, ma in realtà ti ripago in denaro svalutato. Quindi progressivamente ti pago meno di valore reale, magari di più in termini quantitativi, ma nel complesso, come abbiamo visto, il trend è in discesa e il risultato direi che è chiarissimo, no? Vediamo a questo punto le alternative che cambiano, no, le regole del gioco. Quindi nella pratica come muoversi. Ancora una volta, non financial advice, fai le tue dovute analisi, però ti do quelle che sono le conseguenze logiche, il comportamento logico e quello che personalmente faccio io. Guardo agli asset, non guardo al denaro, guardo agli asset. Per me ciò che conta sono gli asset, non il denaro. Quindi entro in Bitcoin perché? Perché è una politica monetaria definita, ci sono 21 milioni di pezzi, punto. È deciso a priori come vengono immessi sul mercato, è tutto assolutamente chiaro, trasparente, con logiche fisse, matematiche e non dipende da governi. Fine. Cioè questo è quello che c'è da sapere e questo è il motivo per cui mi espongo su Bitcoin. Tra l'altro ho parlato di Bitcoin in una guida, ho creato una guida gratuita e sia scaricabile in PDF ed è abbinata a un corso in 4 lezioni dove ti spiego esattamente come investo io, ma come investono veramente ricchi, cioè come guardano al denaro e come guardano invece agli asset, perché come ti ho detto la chiave sono gli asset. Non guardare il denaro è un qualcosa che si svaluta, tu devi guardare gli asset. È lì che si muove il gioco veramente. Quindi Bitcoin è uno di questi asset, l'oro è un altro di questi asset e tanti altri asset li spiego, li mostro all'interno di questa guida. Qua sotto nella descrizione ti lascio il link, cliccalo, è assolutamente gratuita, puoi guardarla, studiarla come vuoi, quando vuoi, da dove vuoi. Secondo punto, le Bitcoin Treasuries, quindi tutte quelle aziende di cui ho parlato in un articolo dedicato, anche quello te lo lascio qua sotto se vuoi dargli un'occhiata, che si espongono su Bitcoin e creano prodotti proprio su Bitcoin. Anche in questo caso sono estremamente interessanti in ottica, nel mio caso, speculativa più che di investimento a lungo termine. Però sicuramente buttarci un occhio non fa male. Poi abbiamo detto 3, te l'ho già anticipato, l'oro. L'oro in momenti di crisi diventa l'asset per eccellenza. Guardi i movimenti dell'oro in questi ultimi periodi e capirai da te che cosa sta succedendo effettivamente là fuori. E infine terra, quindi terreni, immobili, proprietà di diverso tipo, in altre parole risorse. Punta a risorse. Quindi ancora una volta asset in queste fasi, ma in ogni fase. Questa per me è la evergreen rule, cioè la regola evergreen, puntare agli asset piuttosto che all'accumulo di denaro. Il denaro lo puoi accumulare utilizzando gli asset. Ci sono tantissime cose che si possono fare che ti ho spiegato tra l'altro nella guida, di nuovo che ti lascio qua sotto. Non è questione di moda del momento o un momento passeggero, ma sì dai poi passa. No, è questione di logica, è questione di analizzare con logica, con razionalità quelli che sono i dati e poi posizionarsi di conseguenza. I ricchi guardano gli asset, i poveri guardano il denaro. Fine. Tieni bene a mente questo principio perché è ciò che ti svolterà, è ciò che personalmente mi ha svoltato totalmente la vita. Oggi Bitcoin e oro, per quanto mi riguarda, non sono delle alternative, ma sono le uniche vie veramente potenti per proteggere il tuo patrimonio sul lungo termine. Questo è il come la vedo io. Ancora una volta non è un consiglio finanziario, fai le tue analisi, studia, mi raccomando, ma questa è la mia visione. Condivisibile o no che sia. Il mondo ormai è cambiato, ciò che ieri era considerato sicuro, oggi non lo è più e chi non si adeguerà, è inevitabile dirlo, sarà spazzato via. E non voglio fare allarmismo, ma voglio semplicemente dirti che le regole del gioco di qualche anno fa oggi
non valgono più, perché il sistema è rotto, perché le cose stanno cambiando, stanno evolvendo velocemente e veramente chi non si adatta rischierà di essere tagliato fuori. Io qua sotto ti lascio la guida gratuita, mi raccomando, guardala, è gratuita, ma ti garantisco che ha un valore immenso. Guardala, studiala, ristudiala più volte, perché è la base, la pietra su cui puoi costruire veramente un impero. Ti ringrazio per essere stato qui con me, ricordati che se c'è una cosa che l'innovazione insegna è che chi si adatta sopravvive, chi non si adatta, ahimè, soccombe.